Buongiorno, iniziamo il video da qui per andare a Lugana di Sirmione. Passo da Colombare, quindi mentre passavo l'idea è stata, c'è il microfono, sì, facciamo vedere questo posto perché è bellissimo. Questa è Colombare, come vedete, che già quando arrivi qua con ste palme, e lo sapete che ho già fatto un video, perché è molto suggestiva secondo me quando si passa in macchina, dà proprio questo senso di turistico. Già qui, questa è Colombare e a sinistra si va a Sirmione. Questa è tutta Colombare, tra poco lasciamo Colombare e arriviamo a Lugana. Vedete anche di qua tutte palme, di lì c'è tutta una pista ciclabile, ma potete andare anche a sinistra. Oggi è il 30 settembre, colori non dico autunnali, però vedete che il verde comincia un po' a sbiadire, ma bello anche questo giallino. E adesso qua noi arriviamo a Lugana e vi faccio prima una panoramica che la attraversiamo completamente con la macchina, così vi rendete conto anche quanto verde c'è. Qua a destra c'è tutto un parco e poi comunque scendo la macchina, andiamo a bere un caffè, vediamo il posto molto bene. E io sono sempre qua dietro, però sto guidando, non mi posso farmi vedere, devo gestire il telefono. È lunedì mattina, sono le 11, c'è sempre un po' di movimento, qua d'estate ce n'è ovviamente di più. A sinistra vedete che bello, continua tutta la pista ciclabile, guardate quanto verde c'è, vedete la pista lì ciclabile, c'è sia pista ciclabile contrassegnata sia per i pedoni. Qua hanno fatto un hotel credo da un paio d'anni, no, di più no, perché ha preso la Grandia, sono 3 anni questo, il Crystal. Qui attraversiamo ancora Lugana, arriviamo al piccolo centro, poi scendiamo dalla macchina e facciamo una camminata. Anche qui guardate com'è suggestiva questa rotonda con la palma, proprio vi accorgete di essere in un posto di vacanza, vedete. Qui a sinistra c'è la farmacia, comodissima, farmacia comunale. Io attraverso poi tutta Lugana e poi vado a parcheggiare qua. Anche qui tutto molto caratteristico, come vedete. E a sinistra qui si entra poi, ma lo vedremo, alla passeggiata sul lago. Qua c'è la pasticceria, la Fenice, è famosa, insomma chi abita qua la conosce. A sinistra la chiesa, questa caratteristica fontana, guardate che bello. Sempre tutte palme, vedete. Devo pulire il vetro della macchina, lo so. Qui adesso usciamo da Lugana e poi vi porterò anche di là perché inizia Parco Puntagro, di cui ho fatto tantissimi video. Adesso il parcheggio tutto libero, come vedete, poi entriamo di là. Però adesso io vi saluto, cioè scendo la macchina e poi ci vediamo a piedi. Prima di andare in centro, di là che è molto carino, apro una parentesi su questo parco e vi spiego una cosa. Allora, siamo a forse 300 metri, là vedete, c'è proprio la via, vedete, e porta in centro. Però sono venuto qui un attimo per farvi vedere questo parco, perché ora non ci entro perché ci sono anche i bambini, insomma uno che gira con la videocamera in un parco non è il massimo, no? Però ve lo faccio vedere così e vi spiego una cosa, tanto che non ci sono bambini lo inquadro perché è anche un bel parco con tanti giochi, vedete, e poi là c'è tutto il bar. Ora perché ve l'ho fatto vedere questo parco? Perché non è sicuramente, io credo, un parco per turisti, nel senso, non vi dico venite qua a Lugana per venire a questo parco, però ve l'ho fatto vedere per un motivo, perché è un parco, come l'ho vissuto io anche molti anni fa, è un parco più per i genitori. Tra parentesi, abito qua a Desenzano, non l'ho detto, scusate, metto anche gli occhiali. Non è un parco per turisti, ma è un parco per i genitori, tipici parchi quando i bambini escono da scuola, prima di portarli a casa o dopo, cioè li fate sgranchire un po', no? Come si fa, e c'è il tipico barettino là in fondo
dove le mamme si mettono lì il papà e vedono i bambini davanti che giocano. Ecco, questa è la funzione di questo parco. E infatti, come mi diceva anche Luca, quando io ho fatto vedere parchi di questo genere, mi diceva i turisti non li conoscono, non ci vanno, giustamente come ha detto Luca, e lo ringrazio per la riflessione, perché se uno viene sul lago non viene per andare in questi parchi interni, ma quel poco tempo che lo dedica a andare sul lago. Quindi ve ne ho parlato, sappiate che c'è, però adesso andiamo di là, perché poi di là abbiamo dei parchi non attrezzati per i bambini così, però c'è tanto verde e siamo davanti al lago, quindi adesso ci teletrasportiamo di là. Inizio il video da qui del centro, nel senso che il centro è in quella direzione a 100 metri, adesso ci andiamo, però inizio da qua perché qui hanno creato questa zona, una miniatura di una vigna, perché immagino, come sapete, avete già sentito il vino bianco Lugana, ecco, si produce qua, cioè non qua dove sono io in questo momento, ma in questa località Lugana di Sirmione. Sirmione è là a pochi chilometri. Ora non vi parlo del vino perché non ne so nulla sinceramente, non sono neanche un amante, cioè bevo il bicchiere se capita, quindi non mi va neanche di prendere qualche informazione in internet e raccontarvele. Sappiate che ecco qua, questa è Lugana, è dove si fa il vino, la famosa località di Lugana, e questa è carina. Quindi se venite qua a Lugana è caratteristico anche poter camminare, vedete, cioè io posso andare anche qui, non è vietato, e posso fare anche l'esperienza, vedete che bello, di camminare in mezzo alle vigne. Ma vi ricordate quel programma? Ma c'è ancora, io non ho più neanche la televisione a casa da tanto tempo, però quando ero un po' più ragazzo c'era quel programma Linea Verde, Mela Verde, ecco, mi è venuto un flash adesso mentre camminavo nelle vigne, quel programma. Va bene, usciamo di qui e andiamo in centro. Prima di andare in centro vi faccio vedere la pista ciclabile di cui vi parlavo prima, perché è contrassegnata veramente molto bene ed è un piacere passeggiare qua o passarci in bicicletta. Eccola qua, vedete com'è proprio fatta bene. Sta arrivando alle mie spalle una bici, così vi faccio vedere, vedete, tutti molto ordinati, le corsie, qui andiamo a piedi e di lì con la bicicletta. Perciò lasciamo la vigna alle nostre spalle e camminando in quella direzione 200-300 metri arriviamo al centro di Lugana, dove io vi ho fatto vedere che a sinistra c'era la pasticceria, e qui a sinistra vi do anche un'informazione interessante per chi ne ha bisogno, c'è la farmacia, vedete, comunale, quindi se avete bisogno la trovate qua. Va bene, andiamo in centro però adesso. Però aspettate che prima di andare in centro io mi sono dimenticato di fare una bella inquadratura a questa rotonda che è molto bella, guardate, con la palma. In realtà c'è là a 300 metri una rotonda ancora più interessante con la botte, anzi vado là un attimo, aspettate, perché proprio là 300 metri facciamo la camminata, c'è questa rotonda, l'abbiamo vista prima passando in macchina, però voglio inquadrarla bene perché secondo me vale la pena, c'è la botte molto caratteristica e forse in macchina ci siamo passati veloce e non l'abbiamo vista, e non mi sono anche ricordato di indicarvela perché vi ho fatto vedere l'hotel, quindi andiamo a vederla. Mentre arrivo alla rotonda vi do anche un suggerimento: questo ristorante, vedete, pizzeria ristorante, ora io sono 2 anni che non ci vado, però 2 anni fa ci andavo spesso, una volta più o meno a settimana, e ho sempre mangiato bene, ho speso, non è un ristorante d'élite, quindi spendete la media, poi comunque avete i listini qua davanti e c'è, come vedete qui, la terrazza là davanti fuori con la vista lago, quindi
se venite qui, è un ristorante che c'è da tantissimi anni, quindi ecco, non sono quei ristoranti che aprono e chiudono del lago, turistici. Tra virgolette, sì, è vero che è turistico, però il menù è buono, cioè si mangia bene, non è quel tipico ristorante di massa turistico, ma ristorante che c'è da tantissimi anni e si mangia bene. Ora non volevo fare pubblicità perché non siamo d'accordo, non li conosco, non ci vado da 2 anni, mi è venuto in mente perché ci passavo, quindi secondo me vale la pena. E di là adesso andiamo a vedere quella rotonda là in fondo. Ecco, stiamo arrivando alla rotonda. Vi faccio notare anche vedete quello studio di personal trainer. Ora io non conosco questa Sara Minelli e non voglio neppure fare pubblicità, quindi non so è brava, non è brava, non lo so. Però passando di qua ho visto che ha aperto questo studio di personal trainer da qualche mese, c'era l'inaugurazione poco tempo fa, perciò se siete interessati e volete magari allenarvi io vi do questa informazione, però ripeto non la conosco. Qui c'è questo hotel che anche qui io non ci sono mai stato, però mi piace come struttura, molto moderna, minimalista, come vedete. Anche il nome mi piace, Crystal. Però anche qui io vi do soltanto l'informazione che c'è questo hotel, si chiama Crystal, però non lo conosco, non so com'è all'interno, non conosco i prezzi. Eccola qua la rotonda dove possiamo dire che inizia un po' Lugana, eccola qua. Questa come vedete è una rotonda, mi metto di qua, molto caratteristica naturalmente, con si vede le vigne, guardate che bella, e di lì c'è anche, si vede la botte. Ok, adesso abbiamo fatto un po' una panoramica in generale un po' del posto. Adesso ritorno lì in centro, vediamo un po' com'è il centro e poi ci spostiamo a bere il caffè magari verso il lago. Mi sono dimenticato mentre torno indietro, mentre parlavo del personal trainer e del Crystal, mi sono dimenticato di farvi notare anche le vigne, vedete qua, magari le avete viste mentre parlavo, però è tutto molto carino. Là c'è la rotonda di prima e mentre fate tutta questa ciclabile, mi sposto perché passano le bici, che vi porta a Colombare, avete anche tutte queste vigne, le avete anche qua dietro. Mi giro piano, so che se giro il telefono forte dà fastidio, e anche qui vedete che carine queste vigne. Adesso penso aver finito tutto qua, andiamo in centro. Mentre cammino vi faccio notare che quel signore molto, non lo conosco, però mi dà l'idea di un signore molto tranquillo, elegante, col giornale in mano, che si fa la passeggiata. Guardate che bello, pantaloni a righe, vedete, si è pure girato ma non mi ha sentito, non era per me. Vabbè, tutto qua, andiamo avanti. Mentre faccio la passeggiata arrivando là in fondo vi faccio notare anche com'è tranquillo questo posto. Guardate, vedete tutta la pista, c'è anche l'ombra, mi giro un po', vedete che bella tutta questa pista ciclabile. Ecco qua, sono tornato al punto di prima dove c'è questa miniatura di una vigna e vi posso garantire che è veramente piacevole passeggiare qui. Ci sono circa 20 gradi e adesso vi porto là in centro. Mentre arrivo in centro vi faccio notare quel cavallo bianco. Io me lo ricordo perché, vedete, magari se qualcuno ha la mia età, cioè se lo ricorda o anche di più, io ho 49 anni e lo dico perché quando passavo di qui con il pullman della scuola per andare a Gardaland e avevo circa tipo 8, 9, 10 anni, quindi si parla di tanti anni fa, di 40 anni fa, io mi ricordo ancora che c'era quel cavallo bianco, quindi se qualcuno di voi se lo ricorda magari me lo metta nei commenti. Stiamo per arrivare in centro,
questo è il parco, lì all'interno c'è la piscina di quell'hotel e già da qui, ecco, si vede sullo sfondo il colore del lago, vedete che bello e quanto verde c'è. Quindi se venite in queste zone, come dico sempre, io vi consiglio di fare una tappa qui, parcheggiate, fate una piccola passeggiata, andate a vedere la vigna lì dietro, bevete un caffè sul lago o qua in pasticceria, se volete pasticcini eccetera, qua c'è la pasticceria. Qui vedo che stanno costruendo anche degli appartamenti, là dove sto inquadrando, sicuramente turistici, perché voglio dire, io non abiterei mai sulla strada, però magari turistico, vieni qua un weekend, ci può stare. Che carine qua le fontane che si alzano quando ogni tanto, vedete. Ecco perché vi dico che è un posto molto molto caratteristico. E poi c'è tutto, c'è la farmacia, c'è questa pasticceria, c'è il ristorante, le palme, è ben curato, c'è la chiesa. Ora vi faccio vedere anche di lì. Io qui potrei anche attraversare e allora quella è la pasticceria, quella è la chiesa e vado di qua, vi faccio vedere, mentre questa è tutta una vietta molto carina con le palme, vedete? Ora iniziano tutte le palme. Guardate che spettacolo! E magari Lugana è un posto meno conosciuto, qua tutti i negozietti, supermercatino, negozietto che fa molto tipo mare, no? Con tutti i giochini per la spiaggia, le cartoline, ma c'è ancora qualcuno che spedisce le cartoline. Mi ricordo quando andavo a Riccione 30 anni fa, mandavamo le cartoline, però fa un po' come di vintage, no? Come si dice a vedere queste cartoline. Anche qui prodotti tipici del lago, ovviamente c'è la botte, vedete. Ecco qua c'è anche la chiesa proprio qua davanti, carina, guardate anche questa, mi piace questa passerella con l'acqua e la fontana. Anche qui mi piace molto, guardate che bello con tutte queste palme, vedete? Giornata stupenda, qui c'è un bar gelateria, adesso è chiuso. Noi continuiamo a fare la passeggiata e poi attraversiamo e andiamo di là a bere un caffè nel parco davanti che dà sul lago. Vedete che bello. Anche qui ora è chiuso, però è vero che non è sul lago, però è anche rilassante mettersi qua con tutte queste palme, è molto turistico il posto. E prendere un caffè. Ora io continuo fino alla fine delle palme e poi andiamo a bere un caffè a sinistra e vi faccio vedere una parte del parco che insomma ho già fatto vari video, però magari è la prima volta che guardi i miei video. Qui fermata del pullman, carina anche questa, vedete come è tutto un po' moderno, disegnato bene, insomma. Qui ancora palme, qui c'è un bar un po' più da paese, no? E è anche un albergo questo, tra l'altro, un piccolo alberghetto. Vedete che come tutto molto molto carino, vado avanti ancora un pezzo, con queste aiuole, sì, tutto curato. Io adesso attraverso la strada e andiamo lì dove ci sono i carabinieri, così attraverso, dovrei andare a cercare le strisce, però non le vedo qua, quindi io adesso non c'è molta gente, non si fa però non c'è molta gente, attraverso qua, aspettate un attimo, ah no, eccole là le strisce, dai vado là alle strisce e poi attraversiamo. Ecco, tornando indietro vi faccio vedere anche al contrario. Che bello con tutte queste palme. Ecco, questo è anche un alberghetto, vedete, mi giro. Hotel Ganfo, non lo conosco, 2 stelle, però magari, voglio dire,
ve lo do come informazione, non so come sia all'interno, però magari è carino, vedete, avete il bar sotto, è proprio il lago è qua, adesso vi faccio vedere, ed è un paesino tranquillo, vi svegliate la mattina, passeggiatina qui, poi andate sul lago, avete Sirmione è lì attaccato, Peschiera del Garda qua dietro, all'angolo, quindi secondo me anche questo è un posto strategico per prendere un appartamentino, un hotel, per stare qua qualche giorno sul lago. Con la bicicletta andate tranquillamente a Sirmione oppure a Peschiera. Ora attraversiamo qua, vedete, e vi porto là dietro e andiamo a bere un caffè. Ora, il caffè qui l'ho già preso, se c'è aperto un altro bar preferisco, perché non ho mai fatto un video di là, vi faccio vedere. Qui comunque c'è questa pasticceria che è favolosa e vi faccio vedere anche che terrazza ha, però l'ho già preso qua il caffè, volevo andare da un'altra parte. Andiamo a vedere, vi faccio vedere la terrazza. Se è la prima volta che vedete i miei video, qui ho già fatto un video specifico, ora non mi avvicino molto, però potete vedere che bello, guardate. Bene, però io preferisco anche qui, guardate che bello, tutto fiorito con la palma, però preferisco andare di là per un semplice motivo, così faccio la passeggiata e vi faccio vedere anche il parchetto, andare di là, così allungo un po' il video. So che a qualcuno di voi, Luca mi diceva che a lui piacciono i video lunghi, non farò video di un'ora, però ma anche io stesso quando vedo dei video che mi piacciono, per esempio che fanno vedere dei posti, non dico 2 ore, però anche mezz'oretta mi piace vedere il video, fa compagnia. Poi qua è bellissimo. Ora, per darvi un po' di contesto, per farvi intendo orientare, questa è la chiesa. Io ero lì prima, da qui dove sono alla strada o all'hotel che vi ho fatto vedere prima con l'alberghetto, sono 200 metri, quindi è tutto qua. Quindi se prendete, se non voglio vendere il posto, nel senso che non ci guadagno nulla, voglio dire, non sto pubblicizzando il posto nel senso piuttosto che un altro, però secondo me è un posto carino anche qua, guardate. Quello è il bar La Fenice, pasticceria. E di là c'è l'altro hotel con il parco e piscina, e secondo me questo è un posto, non dico sottovalutato perché è bellissimo, però magari se ne parla di meno, si parla sempre di Sirmione, di Desenzano, di Peschiera, e di un posticino così carino magari non se ne parla. Ecco, vedete, guardate, guarda, io ci aggiungo le mie parole, però penso che il posto parli da solo. Guardate che roba, guardate che spettacolo. Qui c'è anche l'oratorio, c'è tutto. Vedete? Qui c'è l'asilo. È tutto molto è carino, c'è tutto qua. Ma anche per viverci è un bel posto Lugana per viverci. Perché siete veramente in mezzo a tutto, cioè Sirmione qua 2 passi, Peschiera qua, Desenzano dove abito io, che è là 5 minuti di macchina, e Lugano è proprio un posto strategico. I prezzi io non li conosco, però d'occhio croce quando mi capita di passare davanti alle vetrine, agenzie immobiliari, o vedere qualche annuncio, secondo me sono più bassi rispetto a Desenzano o Sirmione. Ecco, guardate che bello qui. Poi adesso che è fine settembre, lunedì mattina si sta benissimo, ci sono 20 gradi. Faccio la passeggiata di qui.
vi faccio vedere il posto meglio, e se è aperto vado in quel bar là per il caffè. Qui ogni tanto d'estate ci sono i pescatori, si mettono qua a pescare. E vedete com'è tranquillo. Ecco, adesso per camminare qua c'è tantissimo, cioè abitare qui è stupendo, e questo è uno dei miei posti preferiti del lago di Garda, Lugana, forse non l'ho mai detto, perché oltre ad essere molto carino il paesino, questo è il parco Punta Gro, che poi porta là in fondo fino al parco Punta Gro, che è stupendo, fino là e poi si continua, ed è il mio parco preferito. Io ho girato tanti posti, ecco, se magari posso fare un paragone, è bellissimo anche tutto il verde che c'è tra Torbole e Garda, c'è una pista ciclabile di cui ho fatto un video, ecco, anche là è bello. Non posso dire qual è più bello, diciamo che nel basso lago, ecco, dividiamo così, nel basso lago di Garda questo per me è il parco più bello, nell'alto lago di Garda il parco più bello è il parco che collega Torbole a Garda, a Riva del Garda, perdonate. È preciso ancora, Riva del Garda, Torbole a Riva del Garda, perché Garda è un altro posto, più o meno a metà del lago, più o meno, un po' più sulla parte alta. Sì, è aperto il bar, guarda che bello. Adesso andiamo a bere il caffè là. Io mentre vado cammino anche perché è talmente bello il posto. Ecco, quindi immaginate che bello abitare qua. Avete quel centro molto carino e tutti i giorni, prima o alla fine del lavoro, uno o in pausa o chi può durante la giornata approfitta e guardate che bello camminare qua. Ecco, vado a bere un caffettino là. C'è tutto organizzato, lì potete mettere la bicicletta, qua c'è questo parcheggio immenso che adesso è completamente vuoto, di qui c'è la spiaggia che adesso naturalmente non funziona, e qua il bar. Ecco, il posto è fantastico, molto tranquillo, all'interno c'è anche una bella sala ristorante e poi c'è tutta questa terrazza, vedete, il ristorante e il lago di lì. Chiudono a fine ottobre, mi diceva il cameriere prima. E guardate che bello. Ho preso un cappuccio e un bicchiere d'acqua e il posto è stupendo. Temperatura, si sta benissimo. Si sta veramente benissimo. Ho proprio il sole qui che mi scalda, 30 settembre, 20 gradi, anche 22, si sta benissimo. Okay, nee, super, cool, dann weiß ich Bescheid, genau. So machen wir's, genau. So machen wir's, genau. Danke dir, ciao, ciao. Ciao. Allora, ecco il cappuccio è arrivato e eccolo qua. E adesso bevo il cappuccino, poi facciamo una passeggiata e ci salutiamo poi dopo nel parco, Bene, il cappuccio l'ho preso, vi do una panoramica anche da qui, guardate che tranquillità. Lunedì, mezzogiorno, 30 settembre. Lì addirittura c'è una signora che prende il sole. Guardate, con il suono del lago, o rumore, chiamiamolo come vogliamo. E
Da quella parte non si può andare adesso, o meglio, vi spiego. Vedete i lavori che stanno facendo di lì? Stanno rifacendo finalmente, è una passerella molto caratteristica in legno per andare dall'altra parte del parco, quindi adesso per andarci si fa il giro, si va sulla strada e poi si rientra. E ve lo dico perché i lavori credo dureranno 2 o 3 mesi, però quando voi tornerete qui in primavera troverete tutto sistemato. E il parco Punta Gro, nel caso fosse la prima volta che vedi il mio video, prosegue per credo saranno 2 chilometri in mezzo nel verde, costeggiando il lago. Là in fondo poi trovate un altro bar, quindi un'altra area di sosta. E guardate che tranquillità che c'è, ed è stupendo. Bene, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre mi fa molto piacere vedere i vostri commenti, mi danno un grande riscontro per i miei video, e ci vediamo in un prossimo video.